Inizia un nuovo giorno in Bolivia. Oggi però non sarà una giornata come tante altre. Stanno per cambiare molte cose, quindi meglio iniziare col piede giusto. Il bottino di stamattina al mercato, torta e banane. E adesso andiamo a prendere il caffè. Belli questi messaggi stamattina. La vita è sveglia, però tu no. Divisione della torta qui in parti perfettamente uguali più o meno. Circa. Paolo si è preso la tazzona di caffè con la banana, io invece ho il mate di coca stamattina. Abbiamo preso qui nel secondo piano del mercato di Tupisa e tutto il resto invece l'abbiamo comprato proprio qui sotto, quindi chilometro zero devo dire. In questo caso Tupisa, ragazzi, è la nostra ultima tappa qui in Bolivia, quindi sono questi ultimi giorni che ci stiamo godendo questa cittadina che devo dire ci ha già dato grandi soddisfazioni. Ebbene sì ragazzi, il viaggio in questo paese è arrivato all'ultima tappa. Breve riassunto del percorso che abbiamo fatto fino a qui. Tutto è iniziato dal Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo. La città di Copacabana ci ha dato il benvenuto boliviano e sull'isola del Sole abbiamo iniziato a conoscere questo paese. Poi c'è stata La Paz, che con il suo teleferico ci ha portato a più di 4.000 metri di altitudine, al mercato più immenso mai visto. E a proposito di altezza, ecco Oruro con una statua della Madonna che batte addirittura quella famosa di Rio de Janeiro. Poi la città bianca di Sucre, dove ci siamo presi un bel raffreddore e abbiamo rallentato un po'. È stato quindi il momento di Potosí, con la montagna piena d'argento che ha portato però disuguaglianze e dolore. Il nostro primo bloqueo boliviano ci ha fatto molto riflettere ed eccoci raggiungere il luogo più inimmaginabile di questa Bolivia, l'accecante Salar de Uyuni. E ora Tupisa, la città dei canyon. Si parte da qui oggi con un obiettivo: fare e assaggiare tutto ciò che non abbiamo mai provato fino ad ora. Salutiamo così la Bolivia prima di immergerci nella scoperta di un nuovo paese. Prima di attraversare la frontiera, noi siamo Angela e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui la nostra storia. Se ti va, iscriviti al canale, per noi è davvero molto importante, quindi grazie se lo farai. Ci hanno detto assolutamente di non andare via dalla Bolivia se non proviamo il tamales tipico con charque. Charque è carne essiccata di lama. Abbiamo trovato il posto giusto, che è questo qui. Ci sono un sacco di persone infatti all'interno. Tamales e refrescos. Questi qua sono i tamales che vengono venduti. Sono piccolini, però noi ci siamo seduti dentro e adesso li assaggiamo. Eccoli qua, sono già arrivati. Hanno già tolto la foglia fuori, quindi Tolta la foglia della pannocchia. E questo è il Ho tamalito. un po' paura di mangiarlo, sinceramente. Proverai per la prima volta il lama, Angela. Sì. Allora, i tamales sono tipo la nostra cosa preferita in tutto il Sud America, però devo dire che con dentro il lama non l'avevo mai mangiato. Ah, però, allora, questa è la carne di lama, è tipo sfilacciosa. È tutta sfilacciosa, c'è anche la cipolla. E in pratica appunto è essiccata, quindi poi quando viene cotta diventa così, sfilacciosa. Stiamo facendo una cosa che per tutti è normalissima, invece noi la stiamo per noi è una cosa diversa, quindi Assurdo, vai. Prima lascio andare avanti te. buono. Ti piace? Ci sono dei pezzi duri e croccanti. Ecco. Dai. Ma è forte il sapore della carne? È dolciastro, ci sono anche, mi sembra che questo qua sia un'uva pasta. Sì. Vado, assaggio anch'io? Vediamo se ce la faccio. Assaggio prima la carne. Sono dei pezzi duri. Forse non è uva passa. No, qua sembra pepe. Pepe. Che È buono, vero, buono. dolciastro, leggermente piccantino. Ma dolciastro anche perché c'è il mais, è Sì. di mais. No, io ho assaggiato solo il ripieno, proprio il ripieno è leggermente dolce. Però devo dire che è buono. Non pensavo, però è buono. Il tamales in pratica è fatto con il mais, la farina di mais, in genere farina di mais bianco, però in questo caso devo dire che è molto più grezzo e quindi ci sono proprio i pezzettini di mais anche dentro. Il ripieno è tantissimo, È un tantissima roba. Però non sa di... Pensavo se avessimo più di selvatico. Selvatico, invece no. È proprio... si vede che è lavorato, sì. Non è male. C'è anche... Molto saporito. La cosa bella è che è un po' piccante, ma si può aggiungere il piccante. C'è un barattolone qua di peperoncini, ma che roba. Allora ragazzi, i tamales costano 4 boliviano, 40 centesimi e hanno questa forma a caramella. Infatti vengono chiamate le caramelle di Tupisa queste.
doppia colazione oggi, una dolce e una salata. Infatti quella salata è proprio la colazione tipica di qua, cioè si mangia proprio questo tamales la mattina. E devo dire che qua, ragazzi, ci stiamo trovando bene anche con le persone. Abbiamo detto magari in altre occasioni che in Bolivia sono un po' schivi, un po' così, un po' imbronciati, invece qua è un pochino diverso, effettivamente è cambiata anche quella percezione lì. Diamo anche un pochino di numeri qui in questi ultimi giorni in Bolivia. Allora, per la colazione dolce, quindi le 2 bibite calde, la torta e le banane, abbiamo speso 1,20 euro in totale, e invece per i 2 tamales 80 centesimi, quindi in tutto per la colazione dolce e salata abbiamo speso 2 euro stamattina. Siamo venuti adesso sul ponte, sul fiume Tupisa, quindi stesso nome della città. Se l'è secco, Direi di sì. Aspetta, guarda questi sono dei mini taxi condivisi che girano in tutta la città. Sono minuscoli, piccolini, praticamente una versione alternativa del tuk tuk, però a 4 ruote, e sono appunto condivisi, quindi tu vai e dividi con le altre persone la corsa. Comunque il letto del fiume è gigantesco, però è veramente secco, anche perché la stagione delle piogge è già finita. Qui è tra dicembre, gennaio e febbraio. La signora frigge le saltegne, se le fa a mano, proprio qua al banchetto. Che spettacolo. Ah, tucumana se llama. ¿Y qué es la diferencia? La diferencia con la salteña es de que la salteña se hace al horno, Sí. se hace en horno, y esto se lo frita. Es frita. en aceite. Ok. Ah, le fa proprio così in diretta con le patate. Gracias. Che ricca, signora. Assaggiamo anche questa. Vabbè, oggi inizio culinario della giornata. Stiamo assaggiando tutte le cose che non abbiamo mai assaggiato in Bolivia qui, quindi proviamo anche questa. Com'è che si chiama, hai detto? Questa è tucumanas. Provare. Sempre bueno provar. Ci sono anche eccole qua, le cipolline sott'aceto. Dovevi tagliarla forse prima, sai come fai? Ah sì? Vabbè, gliela butto così e poi sgagno. Fritto, buonissimo. Buono tutto, si dice, no? 30 centesimi è costato questo mini panzerottino, diciamo, e devo dire che lo street food boliviano è molto buono, ma ci vuole uno stomaco bello forte per mangiarselo. Infatti abbiamo mangiato pochissimo roba di strada effettivamente in Bolivia. Sì. Oggi invece siamo presi bene, lo so. In tutto il paesino ci sono tutte queste botteghe diverse che vendono oggetti tradizionali come questo, dove ci sono i costumi del carnevale. Anche qui a Tupisa carnevale sentitissimo, quindi ci sono danze, maschere, si suona, musica, e qui ci sono sia gli strumenti musicali che proprio tutti gli abiti tradizionali. C'è uno di quei taxi qui parcheggiato e ragazzi, allora possiamo vederlo finalmente da vicino, è una macchina indiana innanzitutto, perché la marca è questa, è la stessa marca dei tuk tuk Bajaj, però questa è la Cute. La Cute scritta con la Q ed è minuscola. Questa poi rossa è bellissima. Angela, prossimo viaggio con una Cute. È molto cute, devo dire. È splendida, ma è veramente minuscola dentro. Però c'è spazio comunque per 4 persone, 2 davanti e 2 dietro, anche 3, dai. Seguendo i binari adesso stiamo andando a esplorare una zona verso nord del centro storico di Tupisa, quindi c'è questa linea ferroviaria che in realtà ha soltanto un treno alla settimana che da qui va a Oruro. Se non sbaglio i giorni sono da Oruro a qui, parte il martedì, lunedì, martedì e arriva qui appunto nella martedì sera, e invece al contrario riparte il giovedì. Guarda qua che roba, le macchine passano in mezzo al letto del fiume, guarda cosa tirano su. Quella dove ci troviamo, ragazzi, si chiama Quebrada de Palalla, è praticamente questo ambiente naturale parecchio bizzarro, perché è un gigantesco letto del fiume che però quando non piove è completamente secco e quindi si forma pratica questa strada. L'hanno fatta, l'hanno creata, l'hanno spianata. È un'autostrada comunque gigantesca qua. È temporanea comunque la strada, perché poi l'altra strada in realtà passa di là. Passa lì la principale, perché quando piove, quindi nella stagione delle piogge, qua c'è il fiume in pratica e tutto attorno
caldo, Fa ragazzi. caldo. Mamma. Tutto attorno c'è in pratica questo che sembra un bosco di pietra, con queste lastre di pietra. Adesso non si vedono benissimo perché sono un po' contro luce, però sono tutte rosse. Impressionante è stato Pisa, eh. Tu prendi, fai una camminata in una direzione e ti troverai sicuramente davanti a qualcosa di assurdo. Come... Oddio, che immagine è questa? Guarda qua, che roba. Sottili e altissime. Qua però si vede che l'acqua, quando è stagione, passa e si asciuga poi tutto quanto. Ecco Paolo che abbraccia un cactus per fare la foto qui davanti a questo paesaggio. Devo dire molto bello lo sfondo di questa foto, se fosse una foto, ma è un video in realtà. Sono tutti pungigliosissimi questi cactus belli alti. È impressionante come questo sia proprio il paesaggio da Willy il Coyote, cioè uno non può prescindere dall'altro. Queste rocce rosse e i cactus, perfetto abbinamento. Questa zona comunque è pienissima di queste rocce che sono tipo delle lastre strettissimi, verticali, sia da questo lato che dall'altro lato in questo caso, ma anche ieri ne abbiamo viste di molto simili, e in pratica si formano perché con l'azione dell'acqua e del vento, e anche grazie al tipo di roccia che è molto friabile, si vanno proprio a creare queste enormi lastre strettissime. Qua è impressionante, si vede addirittura dove arriva l'acqua, credo in alcune occasioni, non tutti gli anni secondo me perché qua è secchissimo, però si vede che arriva tipo a questo livello altissimo. Là addirittura si vede che l'acqua sta smangiando tutta la terra, infatti tutta questa lastra secondo me prima o poi verrà giù. E questa qua è il tipo di terra rossa e un sacco di pietrone, di queste rocce rosse anche loro. Che bello questo rumorino. Senti. Questo qua è il fango che si è seccato. Io intanto ragazzi per il clima sono tornato ai Bermuda. Ah, che Grande bellezza. ritorno. Grande ritorno. Piccolo aggiornamento per quanto riguarda la questione nottata nell'hotel. Allora devo dire che nessuno ha più provato a entrare nella nostra stanza alle 4 di mattina, quindi abbiamo dormito benissimo la notte scorsa, tutto a posto. Però abbiamo scoperto il mistero, ecco, perché è venuto fuori parlando con la ragazza della reception che era di turno quella notte, che ha fatto lei un errore, cioè ha dato a qualcuno le chiavi della nostra stanza sbagliando, perché aveva il duplicato e quindi gli ha dato le chiavi. E quindi questa persona gli hanno detto devi andare nella 104, lui ovviamente è andato nella 104 a provare ad aprire, però poi c'è stato tutto il casino. Per fortuna noi avevamo tirato sia la catenella che avevamo la chiave nella porta, quindi alla fine non è riuscito a entrare, altrimenti avrebbe aperto tranquillamente e sarebbe entrato. Quindi vabbè, d'ora in poi sempre catenella e chiave nella porta per evitare spiacevoli incidenti. C'è un paesino proprio qua vicino e ci sono tutte le signore che in pratica a quest'ora del pomeriggio sono belle sedute all'ombra e guardano gli autobus passare, le macchine passare, un sacco di cagnolini di strada. Anche qua ci sono due signore e invece da questo lato c'è la chiesa del quartiere che però è chiusa. È pieno ragazzi di questi pistolotti qui a tutti gli angoli delle strade. Quanto sono carini i cagnolini qua. Guarda qua cosa ti compare in un mercato. La pizza ragazzi che fanno proprio qui dentro il forno, lì proprio in mezzo alla strada. Guarda qua che spettacolo. E qualche via più in là ti compare questa bizzarrissima casa che sembra tipo un castello non finito, un hotel, non si capisce bene cosa sia. Ma sono tutti appuntiti, come fanno a stare in piedi? Queste guglie strettissime. Nel nostro hotelito c'è questa terrazza sul tetto, si vede tutta la città a 360 gradi da questo lato, la montagna. Qua abbiamo anche un bel materasso abbandonato qua. Tutto il resto della città da questo lato, il sole che sta scendendo, noi siamo già lavati, profumati, stirati, tutto. Esageriamo, tutto non esageriamo. e siamo pronti perché domani mattina ragazzi si cambia paese, quindi questo è l'ultimo giorno ufficialmente in Bolivia.
da domani si va in Argentina! Mamma mia ragazzi, mamma mia, sì, allora perché diciamo che finora siamo stati in questi paesi, soprattutto gli ultimi 3, quindi Ecuador, Perù e Bolivia, che per tanti aspetti sono molto simili, invece passando il confine ci sarà anche un bel cambiamento in Argentina. Ci hanno messo in guardia in tanti, nel senso che è un paese che è piuttosto caro, forse uno dei più cari qui in Sud America. Ma è anche molto particolare e interessante. Sì, esatto. Quindi siamo da un lato curiosi, dall'altro anche un po' spaventati, ma ci siamo organizzati per questo motivo. Sapete che quando c'è questo scoglio un po' più difficile da superare ci organizziamo un po' in anticipo, quindi siamo organizzati, però per scaramanzia non diciamo niente fino all'ultimo momento perché non si può mai sapere. Quindi domani mattina sul presto prendiamo un mezzo che ci porta al confine e lo superiamo, quindi andiamo a vedere un po' come funzionerà. Mamma mia, sono un po' di cambiamenti un po' strizzetti questi, un po' strizzetti. E bene, quindi c'è un po' anche di emozione, un po' di eccitazione anche di vedere che cosa c'è dall'altra parte, e stasera poi la chiudiamo bene, stasera la chiudiamo in bellezza. No! È chiusa la pizzeria, no! E stasera ragazzi siamo finiti veramente male, era tutto chiuso, solo questo posto dove fanno pollo fritto e patatine fritte, questo è quello che mangeremo stasera. Insomma, doveva finire bene, è finita a schifio come si suol dire. Però c'è un cagnolino che apprezzerà, però mi sa. Apprezzerà perché qua ne rimarrà di roba. Soprattutto ossa. Ci siamo ragazzi, siamo pronti, 6:30 si esce, si va in Argentina. Girati un attimo, guarda qua, lo zainone è cresciuto, la tartaruga è cresciuta perché c'è la coperta. Che fa tutto il giro così a salsicciotto. Abbiamo già i nostri amici anche stamattina, siamo quasi arrivati al terminal. Dovrebbero esserci un sacco di minivan che vanno al confine. Ci siamo. Biason, sì. Quanto sería? 40 al 40. Ok. Siamo quasi pronti già, mancano pochissime persone. Arrivati al confine, la cittadina si chiama Villazón, eccolo lì il nostro pulmino che ci ha lasciato qua. Adesso facciamo un giro, magari troviamo un caffè e poi si va al confine. Guarda qua, che taxi assurdo! Piazzetta principale di Villazón, qua ecco cominciano a comparire i venditori di sim, però lato Bolivia. Allora, noi adesso dovremmo cambiare un po' di soldi, perché sennò arriviamo di là senza una lira e non possiamo fare niente. Dobbiamo comprare il biglietto di un autobus che costicchia, abbiamo visto su internet, prendiamo un notturno stanotte. Vorremmo arrivare alla fine di tutto a Salta, che è la città più grande nel nord dell'Argentina. Quindi niente, adesso andando verso il confine speriamo di incontrare qualcuno che cambia i soldi e poi arriviamo di là con qualcosina in tasca. La piazza di qua è carino qua, però non è male, stanno tagliando l'erba. Non è vero, però ci rischiamo, Anche qua si cammina sui binari, ragazzi. Quanto abbiamo camminato sui binari tra Perù e Bolivia, credo di non aver mai camminato così tanto. Qui è proprio dismesso, non passano i treni. Dovremmo essere tipo a 500 metri dal confine. Qui ci sono un po' di baracchine per il cambio. ¿Quieres peso, no? Peso, sí. Ok, cominciamo a cambiare gli euro perché hanno un cambio migliore. Poi aspettiamo di capire col dollaro se ci sono cambi migliori. Ok, poi tengo io e poi tu. Questa qua la tengo io. A posto, grazie. È pieno di negozietti qua che fanno il cambio, quindi abbiamo tutto il tempo per chiedere a tutti, ma sono a decine e decine. Ma c'è anche il cagnolino. Ci siamo ragazzi, abbiamo cambiato anche $20, abbiamo trovato il cambio normale, non buonissimo, però qua abbiamo cambiato poco, di là cambiamo di più perché chiaramente c'è un cambio in meno da fare, perché per cambiare in pesos qua si passa dai dollari ai boliviani e dai boliviani al peso, quindi ci perdi 2 volte sul cambio. Diciamo le somme un po' più grosse poi le cambiamo di là in Argentina. Perché ci sono tutti questi cambi diversi a seconda della persona a cui chiedi, perché c'è il cambio ufficiale, quello di Google, ma
in Bolivia si applica un cambio, diciamo, non ufficiale, un po' più informale. E stessa cosa in E la stessa Argentina. cosa di là, quindi ci sarà anche lì da vedere quelli che cambiano meglio, riuscire un po' a capire. Se vi ricordate, noi in Ecuador, dove c'è il dollaro degli Stati Uniti come valuta normale, infatti gli ultimi giorni siamo andati a prelevare un po' di più proprio in previsione di venire proprio in Argentina, perché sapevamo che in Argentina è molto meglio portare contanti rispetto all'utilizzo della carta e dell'ATM. Quindi comunque dovremmo essere coperti per diciamo, il nostro soggiorno in Argentina con quello che abbiamo preso in Ecuador. Siamo alla frontiera, ragazzi, però allora, qua c'è un ponte che è pedonale, qua c'è un altro ponte che è per le macchine. A questo punto però c'è più gente da questo lato. Sì, la migrazione Andiamo là, guarda, la eccola lì. migrazione dice l'edificio. È impressionante quanti sono i posti dove fanno il cambio. Impressionante, dappertutto, in tutte le strade qua. Ci siamo. È questo, migrazione. Non c'è nessuno, ma c'è la musica. Ok. En las otras fronteras sí. Ok, pero eso es válido y también tenemos que tenerlo hasta la próxima frontera. Sí, porque sería Argentina. Ok. Zarro, non ci hanno timbrato il passaporto. Ah, buenas. Sì, Sì, de acá. Non ci hanno timbrato il passaporto, ma ci hanno timbrato un foglietto di carta, perché hanno detto che qui non hanno l'autorizzazione per timbrare il passaporto. Ci hanno fatto passare direttamente e ora siamo già sul ponte che collega Bolivia e Argentina. L'Argentina è esattamente lì. Adesso i passaporti qua, se ti cadono giù non è bello perché no, dammi che tengo io, va. c'è l'acqua Dov'è che sotto. Il biglietto bisogna tenerlo. Migrazione argentina, ci siamo. Adesso spengo. Fatto, ragazzi, siamo passati. Non hanno neanche timbrato il passaporto. Qua intanto stanno trasportando delle sedie che sembra tipo il boss delle cerimonie. Buenas. Quindi ragazzi, bienvenidos Argentina! Anche in questo caso ragazzi, confine super semplice. Bah, ma quanto 5 minuti. siamo fortunati di avere questo passaporto. Sì, Cioè, sì, incredibile. sì. Abbiamo sentito di storie particolari, comunque con un mezzo in realtà, perché uscire dalla Bolivia con un mezzo a quanto pare è bello lungo, controlli su controlli. Invece noi proprio siamo entrati dentro l'ufficio, non c'era nessuno, la ragazza è arrivata, ci ha fatto sti timbri e siamo passati dall'altra parte. L'altra parte è ancora più veloce perché non hanno fatto neanche i timbri, Sì. visto che è tutto automatizzato, è tutto, si fa tutto al computer, Sì. e quindi siamo entrati veramente in 3 secondi. L'unica cosa che ci hanno chiesto è la prenotazione dell'hotel a Salta. Yes. Quella è l'unica cosa che ci hanno chiesto, l'indirizzo. Quella l'abbiamo fatta. Sì, fine, quindi velocissimo anche qua. La cosa comoda è che Villazón in Bolivia è molto vicino al confine e da questo lato poi l'altra città è anche quella vicinissima, quindi si fa tutto a piedi. Subito qua in Argentina ci spiegano come si fanno le rotonde, cioè il rosso si ferma e il verde gira, cioè ti spiegano esattamente come funzionano le rotonde anche in Italia. Probabilmente, chiaramente, venendo dalla Bolivia c'è bisogno di ricordarlo, perché in Bolivia invece è diverso. Chi sta dentro la rotonda si ferma e fa passare quelli più veloci, oppure non c'è una regola chiarissima. Il tempo di entrare in Argentina, ragazzi, e c'è Messi sui muri. Ok, prendiamo anche il biglietto per stanotte. Si può pagare con tarjeta? Perfetto. Muy bien, caballero. Gracias. Muchas Ese gracias. papelito yo. Ok. Perfetto. Perfil. Abbiamo lasciato lo zainone grande per 2000, che sono simpatici 1 euro e che qualcosa, sono! tutti simpaticissimi. Siamo riusciti a comprare il biglietto del pullman anche con la carta, a posto per quindi abbiamo già stanotte. un po' di soldi cambiati, ce li teniamo e poi cambieremo nella città principale. Adesso è presto, ci hanno anche suggerito un posto dove andare a mangiare a pranzo abbastanza Sì. economico. 6.000 7.000, adesso il cambio è cambiato tutto, ragazzi, vi devo Sì. spiegare tutto quanto, anche noi siamo impazziti. Quindi abbiamo cambiato l'euro a 1.700, Sì, in che è il pratica. cambio, diciamo, quello buono rispetto Sì. a quello di Google. E quindi con questi 1.700 in pratica un pranzo la signora ha detto costa 3 euro. Sì, Dai! non è male, un Pensavo pochino più peggio. di 3 euro devo dire, però Pensavo vabbè. peggio. Invece per l'autobus notturno sono circa 25 euro.
quindi 25 euro però tutta la notte, facciamo 500 km stanotte, 8 ore, arriviamo domani mattina verso le 8 a Salta. Sì, 39.000 è il cambio. 39.000. Lo diciamo anche nella moneta locale, nei pesos Difficile, argentini, ragazzi, perché qui c'è un'inflazione pazzesca, per cui può essere che tra qualche mese è un prezzo completamente diverso Sì. perché è cambiato il cambio. Ci sono dei cambi repentini. 39.000, 23 euro. Ecco, più o meno 23 euro il questo notturno. Che comunque rispetto a tutti gli altri autobus finora in Sud America Vabbè, però siamo secondo me più o meno sulla Colombia, un po' più alto forse. Poco più della Sì, Colombia. un po' più alto. Subito ragazzi cominciamo con le prime delizie. Una sfogliatina così, marmellata e crema. 700 pesos, 30-40 centesimi circa. Oh. Buona? Oh! Croccantissima. Cambia il paese, ma non cambiano queste cose. Ci sei spalmato qua addosso. Ma comunque qua in Argentina ragazzi c'è già una tranquillità di quelle, proprio un relax incredibile. Siamo qua adesso seduti tranquilli al parchetto. Adesso andiamo verso il centro, verso il mercato. Siamo a 2 passi dal confine ancora, perché qua ancora prende il C'è cellulare. ancora il segnale della Bolivia qua. Quindi ora andiamo anche a cercare la questione SIM, andiamo a informarci in generale. Sei fortunato che abbiamo il panino, sei fortunatissimo stavolta. Di solito non abbiamo mai niente. Duro come il muro sto qua. Durissimo, vediamo se gli Ti piace. piace. Dai. Oh. Ti piace molto bene. Passaporte se puede o solo DNI? ¿Le pide el número de DNI de su documento? Sì, però tengo passaporti. Stiamo registrando la SIM e ci dobbiamo fare pure la foto selfie col passaporto. Quasi risolta la SIM addirittura ragazzi, in 5 minuti. In pratica la registrazione si fa tutta quanta online, però bisogna fare la foto e scrivere nella chat e insomma registrarsi così. Dobbiamo aspettare 20 minuti per la registrazione e poi facciamo la ricarica per attivare il piano. È stato semplice, molto economica questa cosa, ci è costata 2000, che è poco più di €1 la SIM e la registrazione, molto meno rispetto a quello che avevamo speso di là in Bolivia. Quindi ora aspettiamo e poi la attiviamo. Questa è andata proprio liscia. Felicissima, sì, al banchetto per strada proprio. La compagnia è Claro, che è una compagnia Sempre che lei. conosciamo perché è Sempre tornata lei. dopo aver fatto un cambio in Perù perché non ce la vendevano più. Siamo tornati poi con Claro adesso. Adesso siamo nella zona del mercato, qua in questo posto che è un po', cioè, è difficile da pronunciare. Sì. La Chiaca. Scriviamo sotto questo magari paese, il nome. questo paese, Ecco. il nome di questo paese è un po' impronunciabile. Siamo noi che non siamo capaci fondamentalmente. Sì, Lo sì. spagnolo è un po' così. Dopo tutti sti mesi siamo ancora qua. Dopo tutti Però sti- devo dire che è molto più semplice risolvere tutte queste questioni Oh sì, con lo spagnolo. Devo dire, veramente di sì. E qua dovrebbe esserci il mercato da questo lato qua. Non vedevamo l'ora ragazzi di cominciare ad assaggiare la cucina argentina, perché sappiamo che è un'altra roba. E quindi siamo venuti al ristorante che ci ha detto la signora prima. È tutto molto tranquillo. A quest'ora secondo me mangiano ancora più tardi qua, tipo verso le 2, con calma, perché adesso già è l'una e mezza. E già cominciamo con un bel piatto, un bel tavolo presentato bene. Eccolo qua, a parte il verde, però abbiamo un bel po' di pane già smangiucchiato. qualcuno. Ecco. Salsina piccante che Paolo mi ha detto non è piccante, l'ho provata, mi sta Arriva bruciando dopo. la lingua da 3 ore. E poi ci hanno portato come antipastino questo uovo ripieno. Uovo ripieno come antipastino, Sì. proprio l'inizio di tutto. Abbiamo scelto 2 piatti ragazzi come piatto principale. Il nome ci invitava tantissimo, l'abbiamo presi più per il nome che per altro perché vogliamo vedere bene cosa arriva. Oddio, cosa è arrivato ragazzi? Allora, questa è la napolitana, si chiama. In pratica è una cotoletta con un uovo sopra. Dovrebbe esserci anche del sugo da qualche parte. Un sacco di formaggio, le patatine fritte, il riso. Cioè una roba mostruosa. Invece attenzioni, perché lei ha preso i ravioli col pollo. Sento il profumo del parmigiano, ragazzi, per la prima volta dopo 8 mesi. Cioè il parmigiano. Stranissimo questo piatto, da vedere non è bellissimo, devo dire, i raviolini bianchi con sopra un pezzettone di pollo. Madò, che roba assurda. È mostruoso ragazzi. Una quantità mai vista una roba del genere. Grazie.
Tutti però, vedi, ti dicono buon appetito. Mamma mia ragazzi, quanta roba è. Siamo a posto fino a domani. È una versione della cucina italiana bomba. C'è il primo e il secondo insieme in pratica, perché il pezzazzo di pollo più i ravioli, e questo è il raviolo dentro, che sembra in realtà non di carne, non di pollo, né niente, ma una specie di pane, se non sbaglio, e qualche verdura a insaporire. Questo è un po' il sapore che si sente, adesso non saprei dire con certezza, però non sono niente male. La salsa di pomodoro invece è un po' cosina, Stavano per servire anche la zuppa, ragazzi, li abbiamo dovuti fermare. Basta, non ce la facciamo più. È arrivato anche il dolce alla fine, che è questo budino all'arancia, che tra l'altro è molto buono, ancora caldo. Quindi ragazzi, tutta questa roba qua, 4 euro a testa. Devo dire che abbondantissimo. Panza piena, prime cose fatte, ragazzi. Nuovo paese di fronte, il cielo è stupendo, oggi si è aperto tutto quanto. Quindi ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Continua l'Argentina, continua questa avventura, e arrivano delle sorprese incredibili. Sì ragazzi, mi raccomando, per non perdervi tutte le novità, iscrivetevi subitissimo al canale, attivate anche la campanella, lasciateci un hype e un commento su cosa vi aspettate da questa Argentina. E se volete ragazzi, date un'occhiata a Patreon, qua mettiamo il link alla nostra pagina, se volete iscrivetevi anche là. Quindi noi ci vediamo alla prossima ragazzi. Ciao. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.